e bentornati in un nuovo video della rubrica Il cinema in 10 minuti, in cui analizziamo i film da un punto di vista tecnico, ma non solo, e parliamo dei più grandi film della storia. Ma adesso introduciamo il film di oggi con una breve clip. Time's it on? 9 o'clock. Sure, you can watch that. Can I stay up until you get home? No, darling. Eyes Wide Shut è l'ultimo film di Stanley Kubrick, che morì subito dopo aver terminato la pellicola nel 1999. Il film è liberamente tratto dal romanzo di Arthur Schnitzler, Doppio Sogno, pubblicato nel 1926, che rappresenta un esempio di letteratura surreale ed onirica. Eyes Wide Shut riprende le caratteristiche del romanzo di Schnitzler in quanto a caratteristiche distopiche e disturbanti. Il film uscì postumo nelle sale cinematografiche nel 1999 e nello stesso anno fu presentato in anteprima europea alla 56esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La traduzione letteraria del titolo del film è esattamente Occhi ben chiusi, ovvero un ossimoro. La chiusura degli occhi, infatti, rappresenterebbe qualcosa, una negazione di qualcosa che non è reale, ma anche da una negazione da qualcosa che i protagonisti evitano di vedere ed accettare. Aggiungendo questa importante cifra al film legata all'onirico, Kubrick spiega in modo subliminale quindi che il significato dell'intero film risiede in uno stato di non consapevolezza dei protagonisti stessi, come se non riuscissero a distogliere il proprio sguardo da qualcosa che li ripugna, come se fossero parzialmente consapevoli di ciò che sta accadendo, ma al contempo non riuscissero a liberarsene. Eyes Wide Shut è un film da analizzare secondo il dualismo del sonno e della veglia, ovvero sogno e realtà. Il film si muove sul piano del doppio dall'inizio alla fine, confondendo lo spettatore e i personaggi stessi su cosa sia reale o meno. Considerato da molti critici un horror thriller, Eyes Wide Shut in realtà è un concentrato di atmosfere surreali, distopiche e disturbanti e può essere considerato una metafora visiva dell'inconscio umano. I protagonisti del film sono Bill, interpretato da Tom Cruise, e Alice, sua moglie, interpretata da Nicole Kidman. Lui è un medico di successo e lei, ex gallerista, vivono in una lussuosa casa di New York con la loro figlia di 7 anni. La narrazione del film ha inizio nel momento in cui i due personaggi vengono invitati ad una festa prenatalizia a casa di un paziente di Bill. Le avance di un uomo affascinante portano Alice a provare un forte senso di colpa nei confronti del marito per un tradimento mai confessato. Durante la sera stessa, Alice trova il coraggio di confessare questo tradimento al marito Bill, ma la loro discussione viene interrotta da una telefonata d'urgenza che riceve Bill da parte di un paziente prossimo alla morte. Da questo momento il film si divide a metà e sfocia in varie situazioni surreali. Come un decrescendo metaforico, il protagonista Bill percorre la sua discesa negli inferi, che non solo rappresenta una serie di eventi dai tratti horror surreali, ma anche un percorso interiore del personaggio stesso, alla ricerca della verità sulla sua vita di coppia. La scena più conosciuta del film coincide anche con il climax nella storia del protagonista. Bill, dopo aver seguito il consiglio di un amico pianista, si introduce clandestinamente in una festa privata, in un evento privato, all'interno di una villa molto lontana dal centro abitato. La parola d'ordine per entrare all'interno di questa festa è Fidelio e con questa parola Bill riesce ad accedere all'interno delle sale della villa e gli si apre di fronte uno scenario a dir poco raccapricciante. Bill si trova. La scena del rituale all'interno della villa è costruita da Kubrick in maniera magistrale. Il ritmo della sequenza è particolarmente solenne. Tutta la scena viene accompagnata. Kubrick sceglie di girare il fulcro dell'intera scena con una lentissima carrellata circolare che restituisce la sensazione di mistero e solennità dell'evento. Da un punto di vista scenografico, Kubrick posiziona gli attori in cerchio, dirigendoli con un movimento dal ritmo cadenzato e sincronizzato. Da notare in questa scena
la particolare fonte di illuminazione che proviene dall'alto e illumina soprattutto l'azione centrale del rito, creando degli inquietanti chiaroscuri all'interno dell'architettura dell'ambiente. Il tutto ricorda una situazione tipicamente teatrale, in cui l'azione principale avviene al centro, sotto l'attenzione di tutti i partecipanti. A questo punto della situazione, l'identità di Bill viene scoperta dagli organizzatori dell'evento, che, insospettiti, convocano il protagonista all'interno del grande salone. Ed è proprio in questo momento che Kubrick costruisce una delle scene più inquietanti e psicologicamente disturbanti dell'intera storia del cinema. Vediamo infatti un gruppo numeroso di invitati, di partecipanti, travestiti con un mantello nero, che indossano delle maschere tipicamente veneziane e attorniano quello che sembra essere il leader dell'evento al centro della sala, travestito con un lungo mantello rosso. Bill si trova ad un tratto al centro dell'attenzione di tutti ed è obbligato a rispondere a una serie di domande e di quesiti sulla sua identità. In questa scena gioca un ruolo fondamentale la musica. Con poche note staccate tra loro, restituisce quel senso di angoscia e imminente pericolo che vive il protagonista. La composizione è di Dominique Harlan e riporta il titolo di Musica ricercata, volume secondo, mesto, rigido e cerimoniale. La composizione della scena è simile alla sequenza del rito. Vediamo infatti nuovamente il gruppo di partecipanti posizionati in semicerchio, con il leader in rosso esattamente al centro della sala. Il loro sguardo questa volta è rivolto verso la macchina da presa, completamente fissa, in modo tale da creare anche una soggettiva dello sguardo di Bill. Ciò che disarma lo spettatore in questa particolare sequenza è una serie di inquadrature fisse sui mezzi primi piani dei partecipanti, di cui non vediamo ovviamente il volto, ma solo la maschera che indossano. Le inquadrature sono fisse e durano qualche istante, ma questo tipo di montaggio accresce quel senso di angoscia e inquietudine che dovrebbe provare il protagonista. La fotografia del film, inoltre, vira ad un dualismo particolare di colori, ovvero il rosso e il blu. Entrambi i colori scelti da Kubrick sono simbolici. Fin dalle prime scene del film si può notare come il rosso venga associato dal regista alle scene di particolare pericolo, alla passione e anche all'istinto sessuale, come in molte delle sequenze che riguardano la giovane coppia. Il blu invece, presente molto spesso durante la pellicola, assume il significato del mistero, dell'ignoto, come quando vediamo la scena in cui Alice confessa al marito il tradimento. Dopo il climax di eventi centrali dai tratti particolarmente onirici, Kubrick rende la scena finale molto più terrena ed esplicita, distruggendo inoltre con la realtà i sogni precedentemente mostrati. I due protagonisti, li vediamo in questa scena, si ritrovano all'interno di un negozio di giocattoli insieme alla figlia. I due personaggi discutono sugli eventi appena trascorsi, sulla confessione del tradimento di Alice e soprattutto si interrogano sul sogno, su cosa significhi il sogno e sull'importanza di essere finalmente svegli. La conclusione definitiva del film rappresenta quindi la via d'uscita da quell'atmosfera onirica verso una condizione più reale. Spero che questa breve analisi vi sia piaciuta e vi abbia invogliato a vedere o rivedere il film. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video della rubrica. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento e un saluto dalla vostra Greta.